1, 2, 3 e 4. Questi sono 4 di tutti i miei libri di agricoltura che vi consiglierò in questo video e vi spiegherò di cosa parlano per potervi aiutare a coltivare il vostro orticello, che sia su un campo o in un terrazzo. Sono libri di orticoltura con diverse tecnologie e tecniche. L'orto biodinamico familiare è un libro molto comodo e molto esplicativo per chi vuole incominciare, per poter capire come interagire con la natura e con tutto quello che gli sta attorno, non tralasciando l'importanza del terreno. Naturalmente nella biodinamica, come quasi tutti sapranno, se non lo sapete ve lo dico io, sono necessari o sono consigliabili fare dei trattamenti tipo del cornoletame, dei trattamenti naturali tipo cornosilice, di fare dei macerati, e quindi impiegherà un pochino più di tempo nel nostro orto. Potremo seguire un calendario biodinamico che poi in un altro video vi andrò a spiegare. Scrivetelo qui sotto nei commenti se vi interessa, per caso, il video sul calendario, che è molto diverso da un calendario normale con le lune, ha delle cose aggiuntive per collegare le diverse tipologie degli alimenti a diversi pianeti e diverse stelle, o scusate meglio, costellazioni. Ha circa 180 pagine e ha una ventina, una trentina di schede informative per ogni ortaggio, molto ben fatte. Allora, poi in certe pagine ci sono vari capitoli. Vi spiega, vediamo, vi spiega innanzitutto i 4 elementi della terra, cioè di come si può curare la terra con terra, acqua, aria, luce e fuoco. E la pratica, cioè che ti consente di vedere quali sono i migliori attrezzi al lavoro, la preparazione del terreno, il compost, il sovescio, tutte cose molto importanti. Poi ti spiega per il semenzaio, per la semina, poi per la cura delle piante in crescita, e poi ci sono tutti i virus, i trattamenti e le tecniche per acquisire un bel pollice verde che tutti possiamo avere. La biodinamica è stata inventata alla metà del Novecento da Rudolf Steiner, e questo libro però è stato scritto in particolare da Wolfgang Scheibe e Davide Rizzi. Questo è un libro per piccoli spazi per fare un mini orto piccolo ma fatto bene. Ve lo consiglio, lo potete trovare nella casa editrice di Terranuova, come tanti altri libri sull'agricoltura. Questo qua è un libro sia tecnico che filosofico. Non vi rattristite se è sciupato, ma lo porto ogni volta nell'orto per consultarlo direttamente sul posto, e quindi dopo un po' si sciupa, ma ne potrò anche comprare un altro da tenere in casa. Passiamo a questo piccolo e fine libro, ma molto importante: La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka. Allora, Fukuoka è un giapponese che ha iniziato a mettere in dubbio le coltivazioni che facevano in Giappone, le coltivazioni intensive con i trattamenti chimici, cercando di far crescere a modo suo il grano, il riso e tutte quelle piante utili alla sopravvivenza, appunto, per diventare praticamente autosufficienti. È un libro abbastanza filosofico, ma ti spiega come un uomo è riuscito a far cambiare la vita e la filosofia di tante persone, le persone che gli stavano vicine, coltivando in modo molto avanzato. Lui è stato in tutto il mondo, ha fatto conferenze, ha scritto tantissimi libri, e io vi consiglio di andarveli a cercare anche altri. Questo qua è il più famoso. È un libro molto filosofico, dicevo, non tecnico, non troppo tecnico, perché anche se vorreste seguire il suo calendario di semine, come lo spiega, siamo in Giappone, quindi è un clima molto diverso. È un libro di 198 pagine che parla interamente di interviste, di viaggi, di agricoltura fatta in Giappone in modo naturale e senza utilizzare lavorazioni di alcun tipo. Un'agricoltura, come se si può dire, selvaggia e libera. Questo ve lo dico dall'inizio, scusate se hanno già 4 minuti e passa di video, però sono molto importanti. Ve lo dico, questo libro è fantastico. Non è un libro tecnico, ma è un libro che racconta
la storia di appunto 1000 metri quadri, 2 contadini e abbastanza cibo per sfamare il mondo. È la storia, come vedete, guardate bello qua dall'alto, è la storia di un'azienda agricola in Inghilterra che pian piano si è allargata creando un ciclo vitale molto grande. Hanno costruito delle serre, hanno costruito un orto a mandala come vedete qua per seguire la sinergia dei laghetti, delle case, hanno gli animali e questi sono 1000 metri quadri di terreno coltivato, cioè questa parte qui non sono 1000 metri quadri, sarà un ettaro, ma ogni bancale contato, ogni bancale vedete qui, tutti uniti, la superficie sono 1000 metri quadrati di cibo e hanno il cibo abbastanza per sfamare 4 o 5 famiglie che abitano lì e venderlo all'esterno e darlo pure ai ristoranti. Questo è un libro che utilizza il metodo sia sinergico, biodinamico e biointensivo. Poi il biointensivo ve lo parlerò nel libro e viene dopo, perché è molto importante, perché è anche il metodo che uso io. Questa è la storia di 2 persone che poi si sono incontrate, che si sono innamorate e che hanno creato questa fattoria raccontando tutto, raccontando le cose brutte, le cose belle e come farlo, cioè non è tecnico, non ti hanno detto come farlo così, ti hanno detto come lo hanno fatto loro e te, utilizzando questo libro, puoi farne in teoria una simile. Non dico che ora io mi metto a fare un'abbondanza miracolosa su 1000 metri quadri che non c'ho, a costruire una serra, nel senso, aspettiamo. Questa qua è l'edizione La fattoria dell'autosufficienza e credo che conoscerete tutti, e Macro Librarsi che è appunto in collaborazione con la stessa fattoria. La fattoria è qui a Reggio Emilia, no, non mi ricordo. Bene, questo è un altro libricino molto simpatico. Questo è molto più tecnico. Qua tiene conto dei soldi, dei ricavi, dei guadagni di un'azienda agricola nel Quebec. Quindi il clima è abbastanza simile, a parte nel Quebec nevica molto spesso. Appunto qua dice coltivare il bio con successo, ma non si lascia un libro così, con un titolo così incompleto, però non è bio ma è bio-intensivo. Il primo manuale di orticoltura bio-intensiva per piccole aziende. Meno male ci hanno messo sotto perché se non si capiva. Questo qua è un ragazzo che ha praticamente rivoluzionato il modo di coltivare. È uno dei tanti agricoltori francesi o inglesi o americani che ha rivoluzionato il modo di coltivare. Lui i suoi ortaggi li vende con la CSA, cioè la compagnia associazione community che sostiene l'agricoltura. Praticamente lui si fa pagare di solito un mese in anticipo, così può coprire le spese delle piantine, di tutte le lavorazioni dei dipendenti e poi lui ogni settimana li consegna una cassetta. Naturalmente i clienti sanno che ci sono anche dei rischi, poi arrivare una grandinata e rovinare tutto, quindi sono molto d'accordo e sono clienti ben prescelti. Poi una piccola parte la vende al mercato. Questo qua è un libro molto bello e in questo libro appunto consiglia tanti libri, ci sono tante anche bellissime immagini. Si chiama Les Jardins de la Grelinette e racconta come loro hanno trasformato questo, credo, mezzo ettaro, mezzo ettaro. E anche qua ti consiglia un sacco di libri, all'interno ci sono note di testo con un sacco di libri e testi. Peccato la maggior parte sono in francese, però vabbè, impareremo il francese. Cioè, però poi tutto il libro è fatto in italiano naturalmente. È molto tecnico, infatti vediamo se ve ne trovo uno, che c'ha poi delle belle immagini, ti fa capire tutto. Cioè guardate, queste qua sono le rotazioni che fanno loro, molto importante per noi. Guardate, praticamente qua scrivono tutto il calcolo della redditività degli ortaggi coltivati, vendite totali, prezzo, numero di aiuole per stagione e così via. Molto tecnico ma anche molto importante. Io l'ho usato un sacco, ci sono anche delle schede di coltivazione che ti permettono appunto di coltivare e ve lo consiglio apertamente. Questo qua, l'edizione sia Terranuova e Macro Librarsi, la potete trovare in qualsiasi libreria d'Italia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate il video lungo. Attenzione, non spegnere il video, aspetta un attimo. Vi consiglio di andarvi a cercare questi libri, anche se non avete un grande terreno, di comprarveli perché sono sempre cultura generale. Come vedete sto inquadrando queste bellissime calendule. Mamma mia, mettezza a fuoco.
E come vedete il mio orto sta abbastanza bene. Vi ho fatto appena un video del giro dell'orto settembre, ora è ancora più cresciuto. Spero che questa presentazione di questi libri vi sia stata utile. Come vedete il biointensivo è molto importante, guardate quanta roba sta crescendo bene. Fra un pochino arriverà il video su come combattere le lumache, preparatevi. E vi ricordo di chiedervi nei commenti se vi interessa per il video del calendario biodinamico, che è molto ma molto importante, e su quello si basa tutte le mie lavorazioni, scusate, del mio orto. Direi che il video è quasi finito. Vi consiglio di restare attivi su questo canale perché arriveranno molti ma molti nuovi video e molto interessanti. Come vedete qua c'è un piccolo spoiler di un nuovo video. Vedremo, ok, vedremo. Naturalmente iscrivetevi a questo canale, lasciate un bel like e condividete questo video con tutte le persone che conoscete che amano l'orto, che è un'occasione speciale per mangiare sano. Io vi auguro una buona giornata, scusate per il video lungo, ma a volte servono. Ciao!